Allora, oggi vi voglio raccontare una cosa diversa. Non sono fuori con la Holly, non sono fuori a passeggio e sto provando anche qualcosa qua per i miei video. Ma voglio raccontarvi, ieri ho avuto un contatto da una gentile signorina che ha un canale YouTube. Canale YouTube che ovviamente ha più iscritti qua del Pirata, ma ha meno iscritti del primo canale Ermanno Azzolini. Ciò nonostante, la signorina parla di meditazione, parla di vari argomenti che possono essere un po' affini a quelli di cui parlo io. E dice che come seconda attività vuole sviluppare un'attività di consulenza ai canali YouTube che parlano di questi argomenti. Scusate la tosse. E fin lì ci sta, va anche bene. Succede che la signorina mi espone alcune cose un po' particolari e soprattutto mi dimostra che io regalo tutto gratis. Per esempio lei, il canale Telegram, per accedere al suo canale Telegram e poter avere qualche notizia in più, qualche aggiornamento, qualcosa, si deve ben pagare una cifra che sono circa 20 euro al mese. Nel frattempo che sto ovviamente lavorando, sto anche recuperando dei vecchi video, magari qualche piccolo stralcio ve lo proporrò sul canale. Questa signorina ovviamente mi fa vedere che ha un master plan veramente pazzesco. Io gli dico che non ho il tempo per fare quelle cose lì e lei mi chiede come fai a non avere il tempo. Fai un video in tot minuti, fai un video, fai l'editing, fai questo, fai quell'altro, eccetera. Io le spiego che però il mio canale non è semplicemente un canale, oppure i miei canali non sono semplicemente canali dove uno viene, guarda qualcosa che gli piace e se ne va. Io poi rispondo ai messaggi, faccio qualche telefonata con chi ha più bisogno, qualche videochiamata, qualcuno viene a trovarmi, non dico tutti i giorni, ma 1 o 2 volte alle settimane ho qualcuno di voi che viene a salutarmi, a trovarmi, che ha bisogno di risposte, che ha bisogno di capire o semplicemente ha piacere a vedermi di persona, a conoscermi di persona. Questo per avere ancora maggior fiducia su quello che io porto, sulle esperienze che io porto. Quindi dico, sono molto impegnato, non riesco a fare queste cose. E mi chiede, ma allora come fai? Ovviamente qualche piccolo obolo arriva anche da YouTube, soprattutto sul primo canale, anche se siamo quasi a zero, perché ho diminuito la cadenza dei video proprio avendo molti più contatti con voi di persona. E dico, poi c'è qualche utente che mi offre il caffè e con l'insieme di queste cose almeno una metà delle spese, grosso modo, riesco a sostenerle. E gli altri ci metto di tasca mia, insomma. Adesso, per carità, non è una cosa che ci si uccide, è un piccolo affitto a livello dell'anno, è un qualcosa, va bene, ci sta per portare avanti un certo insegnamento. Lei mi ha dato praticamente del pazzo sconsiderato e dice che le cose non si fanno così, che non ci si deve affezionare agli utenti. E cioè ha fatto un discorso veramente molto cinico. Io ovviamente sono sempre stato, la ringrazio per la sua gentilezza, per le cose che mi ha comunicato. Perché guarda, insomma, adesso al di là di tutto io ho un'altra idea dei miei canali YouTube. Non sono i canali per fare clickbait, non sono canali per fare solo visualizzazioni. Poi certo, anche solo come stima personale, avere tante visualizzazioni o avere tanti iscritti fa piacere, perché è un po' una una controprova che si sta facendo qualcosa di buono, insomma, è sempre un pochino una pacca sulla spalla che fa sempre piacere a chiunque. Morale della fiaba, l'ho cordialmente salutata e ringraziata del suo tempo, del suo impegno, ma ho declinato la sua
offerta, perché veramente, veramente ho trovato la cosa fuori da ogni mio canone personale. Dopo, è vero, da un certo punto di vista questa signorina può aver ragione, nel senso che il tempo che si dedica, chi non lo fa non ha idea di quanto tempo ci si impieghi, di quanta energia ci si impieghi e di quel po' di tecnologia che comunque costa qualche soldino che bisogna impiegare. Ma il discorso di fondo non è assolutamente questo nel mio caso, perché quello che io vorrei raggiungere è avere sicuramente la fiducia di chi mi segue, e quindi è per quello che c'è anche il canale Il Pirata. Mentre prima tutto questo era unito in un solo canale e ricevevo delle lamentele da chi voleva seguire solo la parte spirituale, solo la parte NDE, vita dopo la morte, siano essi studi scientifici, siano essi le testimonianze, siano esse le dirette che riprenderò a fare sicuramente, ma c'era anche quella parte in cui mi si conosceva di più, che adesso ho trasportato qua sul Pirata, che quelli che sono gli utenti più affezionati mi hanno seguito anche qua sul Pirata e quindi possono vedere chi realmente sono, anche a volte che stile di vita faccio, perché spesso qualcuno di voi mi chiede. E quindi attraverso questa maniera, non voglio paragonarmi a nessuno di molto più in alto di me, però il sentirsi vicini, il sentirsi uguali, si capisce anche che ci sono delle strade che tutti possiamo percorrere. C'è un cammino che tutti possiamo fare. Se ci sono passato io, ci potete passare anche voi. Io spero che sia questo l'esempio che io posso donarvi attraverso questi video. Spero di riuscire in questo intento di comunicarvi non solo la gioia che con la morte fisica non finisce la nostra esistenza, ma che in altra forma, in altro modo, noi continueremo a vivere. E quindi che c'è questa bellissima notizia che non vi porto io, ma per primo, per chi ha fede, per chi crede, ci ha portato Gesù Cristo, e che noi possiamo vivere questa vita anche attraverso delle sofferenze, dei lutti, delle difficoltà che tutti abbiamo, con più serenità, sapendo che è solo un piccolo frangente di quello che ci aspetta della nostra esistenza. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Il Pirata per questa mattina vi saluta. Ci vediamo a Dio piacendo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armando.